La nostra amica di oggi si chiama Vitamina. Ciao Monica. Ciao Lucio, ciao Vitamina. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi come la vedi. La vedo così come si è presentata a noi, che gira per le vie di Milano con in bocca una trombetta e la suona. Mhm. Ti dà l'autorizzazione? E si toglie la tromba dalla bocca e urla, sì. Ok. È la vitamina di oggi o no? Da qualche anno fa in poi mi fa vedere come questa trombetta rappresenta il suo svegliarsi e anche in qualche misura un po' voler svegliare gli altri. Ok. Vabbè, Vitamina non è il vero nome della nostra amica, causa esoterica di questo nome inventato. Mi dice colori, frutti, estate, voglia di vivere autenticamente, profondamente, comprendere che cos'è la vita. Va bene, solitamente procediamo in un modo classico, io mi annoio facilmente, cambio sempre. Sì, è vero, c'è un grande cinema, ma io chiamerei subito l'ex. Eh, Entrambi gli ex, diciamo, venuti entrambi. Sì, no, è uno. Marito, tu dici, è l'ex? Sì, cioè, Cioè, sì, mm, sì, quello di cui lei ci ha parlato, io lo chiamerei l'ex, e l'altro è il marito. ok, Il marito è finita? è venuto prima il marito, Ok. comunque ex marito, vabbè, insomma. Mhm. Sì, chiamiamolo marito comunque, anche se è un ex marito, o ex marito se vuoi. È finita da parte di lei, sì, da parte di lui non del tutto. Il marito. Mm, Mm. E l'ex? che tormento, c'ho ansia. Tu hai ansia? Quando arriva questo, come ex lo chiamiamo, giusto? Mhm. Mi viene un senso d'ansia, di inquietudine, agitazione. Ok. Monica è la fiamma? Secondo me no. Cioè, la sensazione c'è stata, come se fossero, mi fa vedere due pianeti che a un certo punto si stavano avvicinando, tanto, 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 tanto. Questo avvicinamento avrebbe potuto portare a una fusione, però io poi sento di nuovo l'allontanamento. È un'anima gemella? Quello sì. Di che livello? È stata anche di quarto, però è come se ci fosse una specie di retrocessione. E io la vedo da un'altra parte la sua fiamma. Chiamala. Mentre già parlava, arrivava. Ma Infatti gli ho chiesto della Lombardia. fatta In finita Lombardia. quindi, non Sì, sì, grezza. è in Ah, però Lombardia la sua fiamma.
Perché c'è questa cosa delle fiamme grezze e poi c'è questa cosa che effettivamente a volte la fiamma è fatta e finita, è già lì pronta, il biscotto è uscito dal forno e nessuno se lo mangia, no? Questo è un caso del biscotto fatto e finito. No, scusami, mi sono sbagliata. Allora, questa qui che vedo in Lombardia è grezza. Mm. La fiamma fatta e finita io la vedo in Trentino. Quindi c'è una situazione molto vivace. Vabbè. Interferenze eteriche. Un leone, un serpente, quindi un rettile, quindi un felinoide, un rettile. Mi viene un fungo, tipo la classica ammanita, no? Mhm. Capocchia Che rossa, puntini nasconde bianchi. dietro quale DNA eterico? La tiene in mano Moloch. Bene, la mucca con le corna. Mm. Poi, Vedo al di là delle sbarre diversi militari di vario grado, soldati semplici e gerarchie superiori, però sono dietro le sbarre, come se lei riuscisse a tenerli alla larga quelli. Quindi sono in fondo e dietro le sbarre. militari. Mm. Italiani? Non solo, sì, italiani non solo, mi viene anche tedeschi, americani, Belgio. Mm, E lei li tiene fuori. Però ci sono. sì. Entità mentali. Vabbè. Questa viene fuori in maniera lampante e si chiama Candy Candy, vestita da Croce Rossina, proprio me la fa vedere, in quella fase del cartone animato in cui era diventata infermiera Croce Rossina, ma in generale tutto il cartone animato e tutta la vita di Candy Candy divisa fra tre uomini in verità. Mm. Marito. Infatti Dimmi. l'ex e un altro che verrà e che sarà più importante degli altri due. Quindi il marito, ex marito, l'ex e il terzo, che sarà la fiamma. Il marito è Anthony, per chi ha visto Candy Candy. Era il L'ex è buono, Terence, c'era quello perfetto o era quello bravo? standard. Ideale, no, standard. Se- eh, Sì, quello cioè, che piace dai, alla mamma, no? Alla tua mamma dice sì, sì, un buon partito, il buon partito. L'ex giusto. era il cantastorie Terence? affascinante, che è il cantastorie affascinante, diciamo. Sì, molto tormentato, inquieto, pieno di sensi di colpa anche verso un ex, una propria ex, Mhm. che quindi gli anche un po' gli impedisce di creare poi delle relazioni armoniose, ma poi in generale molto è tormentato dentro di sé per svariate ragioni. Mhm. E poi c'è il terzo, che è Albert, sempre per chi ha visto Candy Candy, scusate. Ed è quello che poi influenzerà di più la vita ed è quello che gli dà più input anche a livello proprio di scelte profonde di vita, non so, spunti spirituali, così. Quindi non è detto che sia quello del Trentino, sarà la fiamma. E non è detto che lei la raggiunga, perché dipende da lei, non da questa È chiaro. sessione che io diciamo, no? Ok, che livello è questa entità mentale, Candy Candy? C'è stata anche a livello 7. Ok. Quando lei era in bilico fra i due uomini e quando era molto eh,
nella fase tormentata con l'ex. È stata veramente, io vedo un forte, forte, forte travaglio. E lì era 7. In, Adesso e- la vedo su 5. in eterico chi è collegato a questa 7? 7-5? Ah, tra l'altro questa qui è un'entità anche collettiva, mentale collettiva. Ok. Il leone e il secondo universo. Ok, poi? Questa non è che la capisco tanto bene. Oddio. Allora, mi viene fuori una pubblicità, credo che fosse degli anni 80-90, che era sta caramella, le rosse Rossana, Mhm. dove c'era uno scioglilingua. Sì, sì. Le rosse Rossana, ma non me lo ricordo. Devo andare a vedere. Non so se mi aiutate perché è un Che po' livello strano. è? 3? Mhm. A che serve? Rosseggiando qua e là, ingolosiscono i golosi con la loro bontà, con la loro, poi mi rimanda in cose che chiedono i cookies, queste cazzate qua. Rosseggiando qua e là, ripiene finissime, ma esistono ancora, stiamo facendo pubblicità. Non lo so, non ho idea. Io non le mangio le caramelle. Ingolosiscono i golosi, vabbè, insomma, quello lì. Mm. Che livello? Questo 3 Sì, scusa, te l'ho già chiesto. E a che serve? è un po' uno scioglilingua, un po' indovinello, un po' misterioso, un po' che vuole in realtà ad aprire altri significati. E, e dove è facile inciampare, no? Perché non è che sia facile fare questo scioglilingua qua. Infatti, se non sbaglio, nella pubblicità sbagliavano, no? È Mettevano. vero. Mm? La bambina sbagliava, cioè, ok. Mm. È un po' il cammino che lei ha fatto, no? Di provare a cercare delle risposte a questi indovinelli un po' contorti che sono quelli della vita, inciampando, sbagliando, riprovando. Penso che sia questo. Poi magari se ci vengono altre idee per capire meglio, per ora mi viene Va così. bene. Diciamo che questa forse è quasi anche l'entità mentale utile, per eccellenza, cioè quella che noi ci creiamo perché ci serve e poi una volta che l'abbiamo usata non ci serve più, la buttiamo, insomma. Sono l'entità mentale scarpa che ci serve per fare un pezzo, poi quando è consumata la prendiamo, la buttiamo e andiamo coi piedi nudi. Mm. Sì, e diciamo che l'ostacolo, se così vogliamo dire, dentro questa entità mentale, è che a volte è come se avesse ripetuto in maniera automatica per dirti la stessa domanda, Mm. capito? Formulato sempre lo stesso tipo di interrogativo e questo l'ha portata ad inciampare, si era un po' fossilizzata. Ok. Impianti. E niente, io le vedo come fosse un apparecchio di quelli che c'erano, cioè, nel senso, magari adesso ci sono ancora, quelli fissi con le placchette singole, Mhm. vabbè, non so se mi so spiegare, Sì, sì, sì. ecco, che si mettono su Metallico. tutti i denti, esatto, si mettono su tutti i denti e poi c'è questo filo. Quindi placchette attaccate ai denti più filo. Ok. Poi? Ehm, È come se questo poi è un po' strano, diventasse, allora questo è quello eterico, ma in qualche modo mi si connette alle mandibole, arriva sempre con questo filo, diciamo, metallico, sopra la testa e diventa mentale.
così mi fa vedere. Basta? E poi mi fa vedere l'inguine destro, l'inguine destro, La cresteliaca a destra. e Ah le no, più linguine, scusami. sotto, sì. Mm-mm. E poi tipo c'è questi fili lei, queste connessioni dall'inguine destro, scusa, alla spalla sinistra, passando per il seno sinistro, tagliando così in diagonale anche il busto, no? Mhm. Va bene, nome del progetto di Vitamina. Scusatemi, oggi è tutto strano. Infatti, Rossa Rossana, Vitamina, Candy Candy. Manca One, abbiamo tutto, non dire che One. No, aspetta, scusa, mi viene da ridere, ma perché c'è una canzone dei Ne più. CCP che è Curami, Ah, ed CCP. è quello il titolo, Curami. Io non conosco il CCP vagamente. Ok, curami quindi. A cosa serve il progetto di Vitamina? Che ha un lavoro particolare e che ha avuto la forte sensazione, ma solo sensazione di essere sottoposta ad abduction. Sì, mi fa proprio vedere come questo progetto di cura lei l'abbia declinato in una maniera molto particolare, quindi non in maniera classica, no? Magari scegliendo un lavoro classico di cura, di assistenza alla persona. Un altro tipo di cura e di protezione del cittadino ad altri livelli, Mhm. ma è comunque una forma di assistenza, di cura. La scelta è in questo modo, in un ambiente molto maschile. Lei è come in questo momento mi fa vedere divisa a metà. Da un lato l'importanza per lei di creare un rapporto ehm, di conoscenza e di scambio con il mondo maschile. Dall'altra però è come se avesse invece più agio, o più conforto nel frequentare il mondo femminile. Infatti lei ha avuto due gemelle, ha delle amiche, lei è molto femmina e ha cercato questo lavoro invece dove c'è molto la presenza maschile Mhm. e il suo ruolo non è così semplice anche per il fatto che è una donna. Lei dirige una serie di cose, Sì. deve essere anche ferma perché lei è in un settore, cioè il settore che lei dirige è quello che manda avanti la baracca. Ok. È Poi sottoposta ad divisa abduction, proprio, quindi. sì, molto anche vedo, cioè quasi niente, considerando il tipo di lavoro che fa e guardando i suoi colleghi, Mhm. lei veramente poco. Lei quanto? Prima che incominciasse, diciamo così, il suo risveglio, ce n'erano molti di più. Mi fa vedere dei periodi in cui ce n'erano anche 10 al mese. E E poi poi lei è man mano, riuscita a frenare? gradualmente, sì. Adesso vedo che sono sporadiche, cioè non ce n'è neanche una al mese. Vedo magari passano 3 o 4 mesi senza. Va bene. Quante abduction ha il suo collega più addotto? Ce ne sono alcuni che ne hanno quotidiane ed è Tutti più di un giorni. collega. Ok. Va bene. Nome della PS. Armonica. Mi fa vedere lo strumento a bocca. Nome della PE. Mm. Catino. Mi fa vedere lei con i piedi a bagno.
che lei ride, mi sa che è una cosa che fa. Vibrazione, il pediluvio, 31 miliardi, consapevolezza, 170%, PS, 42, vite precedenti, 1258, cervello, 9. valori ottimi, poi se si considera il progetto e il posto in cui lavora, direi più che ottimi. Sì, Quindi è pericolosa la vitamina, molto. molto pericolosa. Causa esoterica del problema dei denti, direi l'entità, l'impianto, no? Mm. Dei dolori al ginocchio. Questo impianto, no, che gli era stato messo, io vedo proprio da bambina. Cioè, secondo me lei ha avuto sempre problemi ai denti, anche quando era bambina, magari aveva facilità a Sì, cariarsi, oppure tipo, sai, gli incidenti in cui ti sì, scheggi sì, il sì. dente, storie così, no? Mhm. Un po' proprio a impedirgli di sorridere, perché comunque la sua forza e la sua potenza erano evidenti fin da subito, no? E quindi subito impianta i denti per rendergli più difficoltoso il sorriso. Mm. No, scusami, ti ho interrotto. No, no, Ripeti. va bene, se vuoi integrare, integra, non ci sono assolutamente. Ginocchio, dolori al ginocchio. Mi dice il proverbio: la lingua batte dove il dente duole. Come se fosse anche un po' un... ah, vedi? Ok, allora forse riesco a capire un po' di più quell'entità mentale, l'eros rossana, no? Mm, mm. Che si ripeteva questa specie di ritornello e più lo ripetevi alla fine più ti In- inciampavi, no? Ingarbuglia. E quindi è un po' questo, cioè come se lei avesse già una sua fragilità al ginocchio e invece che portarsi il beneficio lì al ginocchio, si procura continuamente, tra virgolette, traumi. Mettiamola così. Problema, dolore al seno sinistro. Sì, l'ho visto questo impianto, filo che va dall'inguine destro, taglia in diagonale il busto, arriva lì al seno sinistro, ma in generale mi ricollego un po' al discorso denti. Fin da piccola appunto gli avevamo messo questo impianto ai denti un po' per impedire il suo buon umore, la sua vitalità, il suo sorriso, no? Quindi vitamina proprio perfetto, no? Come nome scelto per Mm. la sua vitalità. E anche proprio la sua capacità di generare creature speciali. Quindi il seno proprio legato all'allattamento, alla maternità. Ok. Richiamo il cinema. Chiamiamo le figlie. Beh, Belle, l'ex marito è già venuto. Il padre. belle, le bambine proprio mi piacciono tanto. Il padre. Basta. Padre un po' meno, comunque vabbè. E l'amica che è accanto. Sì, l'amica che accanto fa fatica a stare seduta, no? Talmente tanto, sai, no? È emozionata e partecipe. Ogni tanto entra nel video che voi non vedete questo, no? Un pollice, una mano con un pollice perché lei è lì Infatti accanto. la vedo bella attiva. L'amica dagli occhiali piccolissimi. Non le servono, li può anche togliere comunque. Hai capito. Vedi che dalle battute poi vengono fuori le cose interessanti, no? Mm. Prova a non usarli. Mm-mm. L'ex è nel cinema alla fine, sì. Sì, ma che ansia. E ce n'è sempre una. Che cos'ha? Ma io non ho capito. Adesso lui è dentro questa cosa
quindi ci saranno dietro le interferenze, bla bla. Mi stupisce che non ci siano in questa storia uomini del tempo. Siccome lei ha fatto un percorso che adesso un po' analizzeremo, classico, no? Quindi con i step basici, con i piccoli errori, si è avuto anche lei il suo Reiki, secondo livello, poi ha capito probabilmente che non c'era qualcosa che non andava, non è andata avanti, non ha fatto il terzo, è andata dalla cartomante, magia bianca, oggi ho scoperto che esiste anche la magia verde, sarà quella della Lega? Eccetera. Però lei ha fatto proprio un percorso 10 su 10, perfetto. E poi è arrivata al giusto momento l'amica che ha detto guardati i video. Lei ha visto i video e le è cambiato il mondo. Non ha detto babi, boh, ma vediamo e l'ha accantonati come fanno molti. Quindi è andata perché non è il momento giusto, perché non è la loro cosa e va bene. Non c'è un uomo del tempo che le ha messo, e poi vabbè, l'uomo del tempo lo decide lei, perché decide Pinco Pallo. La Matrix cattiva e le interferenze cattive che ci vogliono male e quindi noi viviamo male per le interferenze cattive. Noi ci poniamo delle prove. Io ti dico una cosa, come vedo io, Mm. l'esperienza con l'ex è stata di un'intensità incredibile, fortissima, magnetica, però è come se dovesse essere così e non perché debba proseguire nel tempo. Però, avendo avuto questa esperienza così forte e così travolgente, è normale che per Vitamina sia una cosa che lei vorrebbe ancora, no? Prolungare, ripetere. Mhm. Eh, io sinceramente, io vedo altro per lei. Che ti devo dire? È un po' come se, sai, quelle persone che parlano sempre del liceo e mai dell'università, mai dei colleghi del lavoro, sono sempre legati al liceo, al liceo, al liceo, che va avanti, il liceo è passato. I compagni del Bravo. liceo puoi anche dimenticare come si chiamavano, perché alla fine sono compagni del liceo. Ok, è rimasta un po' lì, cioè era uno step di una sequenza perfetta e lei è rimasta un po' perché l'ha Senti, io la vedo così. scombussolata. Ok. Io la vedo così. Va bene, causa esoterica del fatto che è riuscita perfettamente a concepire senza neanche tanti problemi con lui e non col marito, con cui ha fatto le cose artificialmente. Allora, Vitamina ha veramente una forte spinta alla vita, è proprio così. Quindi mh, pr- alla procreazione, cioè per assurdo anche adesso, penso, mi dà che potrebbe procreare. Comunque, al di là di questo, il primo uomo, Anthony, lo chiamo, Mhm. insomma, in onore a Candy Candy, e non era l'uomo con cui lei voleva generare. Mhm. Mhm. Mm. E quindi chiaramente ha dovuto essere spinta quel tipo di procreazione, no? Mhm. Non naturale. Ok, solo per questo quindi. Sì, perché comunque quel tipo di rapporto faceva parte di un progetto che in quel momento della sua vita era molto forte ad un certo livello, ma ad un altro livello non era così forte. Quindi lei non ha assecondato in tutto e per tutto quel progetto di vita. Va bene, le figlie che fanno nel cinema? Vedo che le vogliono tanto bene. Me ne viene più una dell'altra, che è come se fosse più, non so, in sintonia con lei spiritualmente, come se di suo potesse essere più portata verso questa connessione con l'anima. Lei è quasi, cioè è felice di vedere quello che vede, ma un po' già lo sa.
non sono novità. Siccome dobbiamo definire quale delle due, quella che è nata prima o quella che è nata subito dopo? Così lei lo sa. Me lo richiedi? Quella che è nata per prima, stai parlando delle gemelle, no? Sì. Quella che è nata per prima o quella che è nata subito dopo? O la seconda? Potrebbe essere la prima. Mi viene un po' più luminosa. Ok, quindi lei lo sa. Ma come si dice? Bambina speciale? Come che dice? Ah, Perla? O semplicemente una grande sintonia con lei? Io dico Perla. Vite precedenti con la prima nata. Mi fa vedere che allora la figlia era la parrucchiera e vedo che taglia i capelli a lei, glieli taglia in un modo strano, particolare, perché lei sta cercando di scappare da una situazione e quindi le sta un po' cambiando il look. Ecco, parte dai capelli, poi gli cambia il look. Vedo che poi, cioè, si renderà invisibile a tutto il suo contesto familiare, l'aiuterà un po' a scomparire, ecco, diciamo così, a cambiare identità. Ma ci sono vite precedenti che legano la mamma alla primogenita, la primonata? Questa qui. Ok. Altre? Eh, Dunque, poi mi fa vedere, mi porta tutto verso il nord, tipo addirittura in Siberia, ma una vita proprio faticosissima, e che loro vivevano con meno fatica da sorelle, collaborando insieme. Un matrimonio dove Vitamina era il marito. Non durato tanto perché la figlia era la moglie, un po' giovane, ma poi vedo che muore presto. Va bene. 1258 vite, una in cui è stata con l'attuale fiamma in Trentino. Poi mi dice Pergine. Pergine, è in Trentino, Pergine? Non so, è un paese, dici? Pergine, mi viene un vortice azzurro intorno a Pergine. Non so. Allora, me li fanno vedere, Valsugana. Valsugana. Valsugana? Valsugana, sì. Pergine Valsugana si chiama. È vicino a Trento, sì, è Trentino. Sì. Valsugana. Ma tu Bene. sapevi dell'esistenza di un paese che si chiama Pergine? Io no. No, infatti penso, ho detto magari mi confondo con Perugia, perché siccome abbiamo fatto le rosse Rossana, quello della Perugina, ho detto mi sa che sto facendo un casino. Va bene, comunque, oggi c'è un po' di casino. Comunque, scusate, io in geografia. Dico so io Allora, poi. Madonna. Allora, aspetta. Mi ha fatto vedere un castello dove loro sono più o meno alla servitù. Mm, tanta complicità. Mm, giovani, tutti e due giovani, maschio e femmina, ma non riesco a capire chi è il maschio, sinceramente, dei due. Sono anche un po' birichini, vedo che poi riescono a organizzare una fuga dal castello. Ok, Mhm. questa. Va bene. Chiamiamo la madre disincarnata. Lei ha avuto una sensazione di non appartenenza alla famiglia che è durata tutta la vita e siccome nel mondo
quelli che fanno un percorso di consapevolezza sono 4 gatti, secondo me è anche un buon indizio, perché uno ha la fortuna di nascere con mamma guru e papà insegnante di yoga, che di solito non succede, oppure non avere attinenza con la propria famiglia, cioè con persone non consapevoli, è un ottimo segno, è un altro, è lo step zero, no? Del dire, è quello che ti spinge a capire e a farti delle domande. Che poi noi parliamo sempre di alta frequenze, buone frequenze, alte frequenze, vibrazioni alte, sono proprio queste. Invece di lagnarsi che la mamma non ti vuole bene, non ti ha dato gli abbracci, che il papà ti picchia o che, dici, ma è stata una fortuna perché ho l'opportunità di svegliarmi, non mi sarei mai svegliato senza. La famiglia del Mulino Bianco non è un gran colpo di fortuna. È la conquista della propria famiglia del Mulino Bianco, se vogliamo, Mm. partendo da... Sì, sì, lei ha proprio scelto in questa vita di fare l'esperienza di comprendere cos'è l'affinità animica, che può andare decisamente al di là rispetto al legame di sangue. Sì. Molti ci chiedono perché, come faccio a ristabilire il giusto rapporto con mia mamma e mio papà che mi tratta. Devi veramente Mm. ristabilirlo, rispettalo. Sì. E se non si può fare nulla, allontanati. Semplice. Ah, come sei crudele. È così. I salmoni risalgono la corrente, gli uomini no. Esatto. Vattene in sto mare, vai. Senti, ma mi viene con un certo senso di distacco, di indifferenza, ma come se fosse un suo atteggiamento di vita. Mm, come se non si fosse lasciata coinvolgere al 100% dalla vita. La mamma. Eh. Mhm. Se i suoi blocchi personali l'hanno mantenuta così, ehm, nel non vivere intensamente. Come la vedi? Come viene? Con questo sguardo fra il distratto e l'indifferente. Non interessato fino a un certo punto, eh, attenzione fino a un certo punto. Ti do un pezzo, non ti do tutta me. Vic, se la vuole. Ne ha presa esattamente metà, così come era lei, no? Che lei dava la metà di sé, no? Quindi prende metà Vic. Perché non tutta? Quale parte della Vic ha preso? Un po' di vibrazione, un po' di informazione, un po' di consapevolezza o solo l'informazione o solo la consapevolezza, solo la vibrazione o Di due su tutto un tre? po'. Di tutto un po'. Di tutto un po', sì. Quali pasticcini vuoi? Un po' di tutto. Crema, Mm. secchi, cioccolato, panna. Che gusti mettiamo? Un po' di tutto. Perché questo? Perché non si fida? Come se fosse il giusto, per lei sia stato il giusto modo per non attaccarsi troppo alle cose, alle persone, per non soffrire troppo. No, ma perché adesso non prende la Vic e basta? Cosa che normalmente Mm. tutti fanno. Perché non la prende? Perché vedo che l'ha tenuta in mano l'altra metà. L'ha tenuta Mm. nella mano sinistra. Forse vuole lasciare un messaggio adesso, che è ancora lei, tra virgolette. Perché Non con è la che ci V, siamo capite tanto, eh? Sembravamo parlare lingue diverse, emotività diverse, pianeti diversi. Dopo aver detto questo, vedo che mette in bocca l'altra metà.
Prima di mangiare la Vic, l'altra metà della Vic, era proprio come una parte in luce e una parte in ombra di se stessa. Quando ha mangiato l'altra metà della Vic si è illuminata tutta quanta. E adesso cosa vuoi dire? È importante, l'ho capito adesso, darsi completamente. Se mi do completamente non perdo nulla, acquisto. In quella vita lì non l'avevo intuito. Ammazza, che lavoro che hai fatto, dice a Vitamina. Proprio facendo così, ammazza, che lavoro. È proprio, la sta vedendo con occhi diversi, è come se la stesse rivalutando. Anche perché lei comunque aveva ignorato, no? Un certo modo di vivere, di vedere le cose. E quindi le piace proprio quello che sta vedendo adesso. Vedo che muove gli occhi rapidamente ed è come se ripercorresse tutta la sessione dall'inizio e vedo che sta guardando anche le varie fasi di sviluppo, di evoluzione che ha avuto Vitamina in tutto quel suo sperimentare tecniche, robe varie. E dice proprio interessante. Ah, grazie, mi stai facendo fare un corso accelerato. Ma sta Vic l'ha presa tutta o no? Ovviamente la assume per come può assumerla lei, la recepisce per come la può recepire lei. Non è Cioè? mai proprio per tutti al massimo dello sviluppo. Al massimo della potenza, la Vic, ecco, Ok. dipende. Apriamo il portale aureo e chiamiamo tutti i parenti di Vitamina. Vediamo se c'è qualcuno che con la madre lì ferma, la madre riconosce, vuole interagire. Non lo facciamo mai. Non so, potrebbe essere il padre, quindi eh, il nonno materno. Mhm, Molto distinto, elegante, viene qua. mhm. Quindi il padre di lei. Il padre della sua mamma, sì. Mhm. Mm, Sì, di lei che abbiamo chiamato Kelly. esatto, sì. Che fanno? E il padre mi sembra tipo un po', sai, un uomo di altri tempi, non tanto abituato alle esternazioni d'affetto, così, no? Mhm. Quindi cioè, le sorride con gli occhi umili, eh, però sai, no? Comunque mantenendo eh, fisicamente un po' di distanza, anche se sento correre l'affetto, l'empatia. Ok, quanti disincarnati? Ma la cosa curiosa è che non me ne vengono tantissimi. Come numero mi dà 51. Perché non ne vengono tanti? Facciamo chiamare questi 51 tutti quelli che... Saluto tutti quelli che mi conoscono, si diceva nella trasmissione. Oggi siamo proprio super pop, Non ho capito se, perché adesso viene l'amica a parlarmi, no, a parlarmi, cioè a volermi fare capire qualcosa, no? Come se attraverso l'amica, boh, avessero fatto un lavoro insieme, tentato di fare un lavoro insieme rispetto al portale aureo.
o Mhm. comunque attraverso il portale aureo dell'amica fossero stati attratti alcuni parenti di Vitamina. C'entra con l'amica, insomma, questo fatto che non siano così numerosi. Vabbè, lei sta scrivendo qualcosa all'amica. Mm. Ah, li abbiamo richiamati con la sessione di lei, che se lo ricordava. Con lei che abbiamo iniziato col discorso richiama, chiama, facciamo la catena. Ecco, ecco. Ok. Ma Noi siamo cresciuti insieme. Ah, ok, ok, ok. bello, bello, bello. Lei ne aveva 300, quindi insomma lei ha raccolto le monetine di Pollon, altro pop. Già, già, Di già. pollo, di questa e quell'altra. Ok. Lei ha svuotato il silos delle monetine. Va bene, ti salutiamo tutti. Ultimo messaggio della madre. Ti voglio dare un bacio. E vedo proprio che si avvicina a lei. Si vede che non è che ci sono stati così tanti baci, perché sì, l'abbraccia, però insiste questa cosa del bacio. Vedo che le inizia a baciare prima la guancia sinistra, la fronte e la guancia destra. Mm. Ok. È significativo questo contatto, vedo. Bene, salutiamo tutti e chiudiamo il portale aureo. Bello, un bel lieto fine. Mm. Molto bene. La religione cattolica ha qualche influenza su di lei oggi? Ce l'ha avuto fino a un certo punto della sua vita, ma vedo che ha già fatto un buon lavoro per scremare tutte quelle pesantezze. Reiki, cartomanzia, magia, yoga hanno avuto qualche effetto su di lei? Sì, scusami, perché lei mi sta un po' tirando le orecchie. Mi ha detto che non è che sono stata così precisa, perché mi ha detto che comunque la sua entità mentale di Candy Candy Croce Rossina è comunque, come si può dire, una sorta di effetto collaterale anche ehm, della religione cattolica. Mhm. Ecco, ci tiene a dirmi questo. Mm. Allora, guarda, io vedo che tutti questi suoi varie sperimentazioni, cioè, sono state utili. È vero, in alcuni momenti qualche interferenza l'hanno portata, ma comunque vedo, con uno scopo evolutivo. Ma poi questa amica veramente, cioè me le fa vedere loro due quasi come due fedi nuziali, che, praticamente sono state, cioè, Sono a letto adesso, ti dico solo questo. ecco. E E secondo me stava dicendo la stessa cosa. Vedo una tastiera del letto, no? E quindi... Ah, che Senti. bricconcelle, l'amore è diverso. No, ma a loro piacciono gli uomini. Senti, me Ah, li fa vedere come due fedi nuziali che sono state, come si dice, saldate, l'una dentro l'altra, ah, no? così, Fare una con catena. la Mm, catena. mm, Cosa sono così. state insieme? Comunque voglio dire questa cosa, se non me la dimentico. Che bello vedere le donne quando sono così. Sono amiche più che amiche, non una contro l'altra, nemiche. Sai quegli uffici dove tutte le donne si Mm. boicottano una contro l'altra e gli uomini vincono a piene mani? Io dico, ma come si fa? Ma non lo Esatto. capite che, non dico che dovete fare il club delle donne, che anche no, però, cioè, invece che negli uomini è più semplice la collaborazione, la fratellanza, no? Ecco, la sorellanza. Donne, è arrivato l'arrotino. Donne, andate di sorellanza. Fate un po' di sorellanza. Qui c'è Mm-mm. una sorellanza al cubo. Cos'erano in un'altra vita? Sì, sono stati amanti clandestini, io vedo.
Erano 2 uomini tra l'altro, erano sposati rispettivamente. Mm. Hanno avuto una relazione extraconiugale, no, ed Mhm. era un amore infinito, proprio immenso. Ehm Poi me li fa vedere, in una erano degli sportivi insieme, Mhm. mhmm, facevano delle competizioni di un certo livello. Un'altra questa. Sì, un'altra, sì, 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 Sempre sì. uomini, ma amici qui, La cosa strana è che attivi. mi fa vedere che c'era molta competizione nelle varie, gare, non fra loro 2. Aspetta, perché non riesco a capire, perché c'è stata una gara in cui uno voleva far vincere l'altro e li hanno squalificati. Eh, Mhm. mm, Questo. Mm. E poi me li fa Quindi, vedere piccolini che scoprono un cadavere mentre giocano. beh, tante esperienze, poi vabbè, analizzarle tutte per capire le sfumature. Sarà anche un'altra storia al limite. L'ultima cosa che non ho visto, abbiamo visto sono le ultime due cose. Lo yoga. C'è qualcosa da dire? Fa solo parte di questo percorso? Yoga sì, adesso, yoga no, Yogananda. Allora, vedo che la sua esperienza con lo yoga è stata abbastanza marginale, no, è una delle tante esperienze che lei ha toccato, okay, e lei è stata attratta soprattutto dalle posizioni sul tappetino, anche perché comunque, diciamo così, a livello, mentale e spirituale magari, ha anche confidato, su altre tecniche, diciamo così, no, Mm. quindi diciamo che lei l'ha esplorato parzialmente lo yoga. Sì, potrebbe anche essere una sua strada, in realtà non la vedo così elettiva magari per lei, ecco. Mhm. Non che, la sceglierebbe più di altre, non so come dirti, ecco. Uhm, Non è che tutti devono per forza praticare yoga. Lo dico Certo. contro i miei interessi, ma non è così. Mal di testa quando sente certe energie, quindi concentrazione diciamo sulla zona della fronte e del terzo occhio. Lì anche va bene un discorso di impianti, è un discorso di questo anche problema ai denti, che è come se le creasse maggiore siccome appunto questo impianto ai denti era stato messo proprio per creare uno stato un po' di tristezza, di malinconia, così, no, vedo che quando ci sono delle situazioni un po' energeticamente pesanti, ehm, ecco subito che c'è, come un'energia di, patimento, di sofferenza che si eleva, vedo dai denti verso la testa e in particolar modo verso il terzo occhio, che potrebbe essere proprio un po' la zona invece che irradia maggiore energia, diciamo così, positiva, di, di ricostruzione, ecco, di ripristino. Però vedo che nel momento in cui adesso già si sta ripulendo di tutto quanto, i mal di testa possono essere meno frequenti, anche se mi fa vedere, come, così un po' di sedute dove le manipoleranno la testa, le spalle. Sai che non ho capito? Allora mi fa vedere che lei ha già un beneficio dopo questa sessione rispetto alla testa e poi proprio di fare qualcosa di, concreto, pratico, Mhm. okay, dove vedo proprio che fanno così, le massaggiano proprio il cranio, la testa, in particolar modo, la nuca vedo, il collo, il retro delle orecchie. Vedo questo tipo di massaggio che le dà ancora maggiore beneficio.
per l'emicrania. E poi di rivedere qualcosa dell'alimentazione. Mm. È così importante il terzo occhio? Sì e no. Perché sì, perché no? Per assurdo, so che può sembrare una risposta eh, controintuitiva, contrologica. Più sei consapevole, meno importante. Mm. Può avere un senso questa cosa? Sì, perché secondo me è un po' un gancio della consapevolezza. Prima ti dà una spinta, poi dopo non serve più. Bravo, così mi è venuto. Potrebbe essere una cosa del genere, sì. Poi vabbè, per carità. Ok, ecco, questa è una brutta domanda, quella che fa Vitamina. Qual è la sua missione? Allora, sono le scoperte nello spazio, la missione è l'Apollo 13, no, meglio 12, perché 13, no. Ma poi è tutta vita, sa quella roba lì, quindi. Qual è la sua missione? Allora, questa domanda è il retaggio suo del Candy Candy, curami, eccetera, no? Avere una missione, portarla a termine, capito? Curo È questo, curo quello. un po' Curo questo me. filone qua. Sì, sì, sì. Da curami a curati. Perché non esiste una missione con la singola, con la M maiuscola scritta in maiuscolo. C'è la vita da vivere, c'è un'evoluzione che si svolge, ci sono esperienze che ci sorprendono. Quindi anche andare a stringere troppo il focus, in verità ti priva di tante cose. Anche qua può sembrare un po' una contraddizione, però la risposta che mi arriva è questa. Va bene. Cosa vuole fare Vitamina? Ultra cluster, mi dice. Boh. Andiamo all'Ultra Cluster. Ci sono tutti i cartoni animati. Perché è un cartone animato Ultra Cluster? Io non guardavo i cartoni animati. Non No, potevo. no, il suo cluster me l'ha voluto rappresentare così, con diversi cartoni animati, no? E Ultra Cluster forse è un'espressione così un po' cartoon, ecco, no? Mhm. Mm. Sì, perché sai, poi nei cartoni animati veramente trovi gli archetipi, trovi molto le entità mentali, tantissimo, le entità eteriche, le trovi tutte, eh? Bene, lei spegne questa grande TV dove sono contenuti tutti questi cartoni animati, no? Il suo cluster è così, la TV con dentro tutti i cartoni animati. E vedo che butta la TV dentro il portale definitivo, l'amica dietro che applaude, le figlie, onestamente anche il marito, ex marito. Vedo che sorride, non è che applaude il marito, no? Sorride anche con un sorriso un pochino triste, ma sorride. Mhm. Ad eternum. Se butta via tutto. Ecco, qua mi capita spesso di vedere i bambini che giocosamente partecipano alla costruzione degli ad eternum con i genitori. Lo fanno entrambe le bambine, poi appunto ti dicevo che c'è questa qui come se lo facesse con più facilità, con più familiarità, ecco, come se desse lei l'input in maniera giocosa alla creazione di un ad eternum. Me la fa vedere tipo, sai, come una girella. Una volta c'erano queste brioche, no? A forma di spirale. Così, questa spirale di nuovo mi torna. L'avevo vista prima per la fiamma, un'altra spirale. Ok, va bene, l'ha piazzato dove c'era prima il cluster e davanti al portale definitivo. Scusami, sì, davanti al portale definitivo.
Avatar. Missing. Non c'è più? No, c'è una stanza vuota come se fosse in atto un trasloco. Mi è rimasta la sedia. L'amica dice: dai, via tutto, eh? Non esitare, non indugiare. Ma se non c'è già, non c'è più. Sì, l'amica vuole che porti via anche la sedia perché cioè, l'amica ha un po' intuito questa sua un pochettino, non so come dirti, anche un po' vena malinconica, magari a esitare un po' sul passato, no? E vuole che invece si sbarazzi di tutto, ecco l'amica. E infatti Vitamina lo fa. Di nuovo con l'assistenza delle figlie. Ci sono Intanto sempre stanno queste giocando, figlie. però. Ma anche Sì, la le figlie. perla? Sì, mi fa vedere che gioca con un fornetto. Fa vedere che c'ha il fornetto che inforna i dolcetti, così. Così. Te, ormai oggi infanzia proprio. Sì. Dolce forno. Funziona davvero. Ma, Come mai non lo so oggi. ma l'altra non è una perla? Come se fosse più timida, come se fosse... Guarda, è strana questa situazione, perché di fatto, allora, è come se vedessi in una la perla manifesta e nell'altra una perla con dei veli intorno. Mm, da scoprire, che si Mm, deve scoprire. mm. Le due hanno, vabbè, non possiamo, ma insomma è solo un'informazione. Le gemelle hanno già vissuto, sono legate le gemelle ai gemelli da vite precedenti o è un caso che non esiste? Scusami, non ho capito la domanda. Le due gemelle? Hanno vite precedenti per cui hanno deciso di essere gemelle con cognizione di causa? No. Ma scusami, me le fa vedere? Oh signore. Allora, me le fa vedere unite ad altre due perle maschi che conosciamo. Ok, dopo ci dici quali? Come Abbiamo se... creato dei matrimoni combinati oggi. Aspetta, non vedevo, l'aspetto Tra fiamme. anni però, perché insomma, 15 anni mi sembra il caso. No, infatti, no, non vedevo l'aspetto fiamme, vedevo più l'aspetto come ci vediamo a Milano. Aspetta un attimo. Che casino oggi, scusatemi. Siccome questa persona in effetti verrà a Milano e siccome Vitamina ha un'amica a Milano, Mm. mi dice ci vediamo a Milano. Ma questa persona chi? Scusami. No, no, chiedo. Ma è la Allora, fiamma? no. Allora, i figli Perla, maschi, di Mm. questa persona che conosciamo, Ah, ho capito. Ah, ho hanno capito, ho detto capito. alle figlie di lei ci vediamo a Milano. Come se, non per un discorso di fiamme, come per un discorso di evoluzione umana. Come se nel Mm. momento in cui le perle fra di loro si incontrassero, ed è molto buono questa unione maschio-femmina, Mhm. Non per forza no? diventando coppia, No, questo intendi. Mm. no. La Energia Britney, dici? maschile, sì, energia Mhm. maschile e energia femminile che si uniscono portassero praticamente a un'accelerazione della consapevolezza collettiva, dell'energia della Terra, Beh, insomma. Mm. va bene, Vitamina ha fatto tutto. C'è ancora il progetto Curami. Le entità eteriche che ci frega niente, le entità mentali Candy Candy e percorso, diciamo, chiamiamola così, gli impianti, tutto. No, non c'è assolutamente più nulla di questo. Il rapporto che ha verso l'ex
e verso un'ipotetica nuova fiamma è cambiato, cioè a inizio sessione lei non ci ha parlato del sospetto che la fiamma sia altrove ci ha parlato solo di questo ex, con l'intuito che fosse la fiamma. In questo momento in eterico, questi due approcci sono cambiati? Vedo che sta iniziando a vedere il rapporto con l'ex in una diversa prospettiva. Mi ha fatto vedere che ha cambiato posizione mentre guarda il loro rapporto e inizia a vedere cose che prima non aveva notato. Tipo? Ed è come che non tornano. Mm, Prima aveva un po' chiuso un occhio, due, tre occhi, cioè pure il mm, terzo occhio aveva chiuso, diciamo, no? mhm, Ed è come se questo cambio di prospettiva mhm, la facesse aprire e avvicinare mhm. alla fiamma, benché lei mi dica, che non ho capito per quale ragione, lei ha una preferenza per la fiamma grezza Va di bene. Lombardia. Mm, Però siamo immersi in un gioco un po' strano, ci sono mm, dei piccoli nemici qua e là, al di là dell'interferenza. Vabbè, i principali sono le emozioni. Siamo sempre portati ad attaccarci come telline agli scogli sì, quando abbiamo qualche cosa, come a sì, dire tanto non c'è altro. Invece il potere creatore, la nostra divinità, a mio avviso, è tale che per esatto. cui c'è sempre qualcosa, non di meglio perché poi si diventa degli eterni scontenti, c'è sempre un'alternativa, cioè veramente bisogna ascoltarsi e dire ma questo ex con cui io non faccio che tribolare da anni è veramente la strada che io voglio percorrere? E in quel Mm, momento tu stai cambiando quella esatto. che era un'anima gemella, 2, 3, 4, 5 e la stai mettendo da parte, stai aprendo il famoso portone chiudendo la porta. E questo Concordo è un in po' pieno, l'approccio, assolutamente. cioè lei era ancora un po' legata, memore di quello sconvolgimento che ha stravolto una vita con Anthony, no? Con l'Anthony di Candy Candy, quindi con il buon partito, dove c'è un po' di invaghimento ma non c'è nessun innamoramento, probabilmente. Che poi, vabbè, in passato, in un certo mondo, quello, no, della nobiltà, dell'alta borghesia, era proprio il matrimonio combinato, che prima casualmente ho citato, no? Il matrimonio combinato era una cosa, poi l'amore era l'amante, no? Mhm, Qui, Madame Bovary e Ale. mm, mm. Va bene. Nuova vibrazione. 289 miliardi. Nuova vibrazione mettendosi a destra quello del Trentino, a sinistra la fiamma grezza di Milano, Lombardia. 617. Cioè è scesa? No, 231 mi hai detto. Se Sì. si mette accanto le due 600 fiamme, 617. 600, diciamo. Sì. Interessante anche questo, no? Mettersi vicino alle fiamme con le possibilità e quindi percentuale di consapevolezza. L'incremento è il triplo. Mi viene il 321%. PS. 56% adesso. Vite precedenti. 802. Cervello. 12 e mezzo. Messaggio finale relativo a capacità medianiche, fiamma, quello che vuole. Lavoro, lavoro sì, lavoro no, cambio lavoro, mollo, continuo, cambio, resto, tutto. Interessante. La PS le vuole dare qualche giorno per guardare tutta la sua vita con nuovi occhi. Inizia a guardare ogni aspetto della vita con questa tua nuova consapevolezza. Emergeranno delle possibilità che non avevi lontanamente considerato. Pensionamento, prepensionamento, viene fuori la parola. Ma sembra presto. Boh. Non so se ci sono delle opzioni in questo senso. No, forse no. Mhm. Però delle opzioni, va bene. Delle opzioni.
Ma con queste nuove condizioni, da qua in poi, quanto quel lavoro può incidere e farle fare il granchio che torna indietro? E no, perciò che ti dico, è come Mm, se mi desse uno stop di quel lavoro lì. Non lo so perché mm, questa cosa che mi viene come prepensionamento, che me lo esprime in questi termini, ma come se mm. Io ho un le facesse cliente vedere. quasi simile, forse l'ho fatto con te, non ricordo, che continua a fare sessioni, ma il punto è sempre solo quello. Cioè lui lo puliamo, lui va avanti, lui vede, sente, fa, poi per tanti motivi non molla quel lavoro lì e poi torna indietro. Eh beh, certo, Che, certo, certo. cioè, lì c'è proprio tutto, insomma. Un concentrato di cose, sì. Concentrato, Mm, mm, mm. abduction più semplici, cioè lì mi C'è proprio un spiace. invischiamento a tanti livelli, sai? Ma anche proprio emotivamente. Cioè non riesce, capito, ad avere quello scatto che Mm, lei può avere mm. continuando quella roba lì. Però comunque questo avviene un po' in maniera naturale nel momento in cui lei si lascia andare a questa nuova consapevolezza, vede proprio con occhi nuovi. Ma proprio le arrivano delle risposte che quasi dici, ma cioè io prima non ci avevo neanche pensato, non l'avevo proprio considerato. Vabbè, Soluzioni inattese. messaggio finale in una battuta. La bellezza è dentro di te e fuori di te, è indubbio. Come la vedi? La, tro- Stupenda, la trombetta? proprio Sì. l'incarnazione della bellezza. Lei, le sue figlie, la sua amica, la sua casa, quadri meravigliosi intorno a lei, bellezza, arte, colori, vitamine. Vitamina si vuole cambiare il nome? Direi di no. No? Ok. Disconnettiti da tutto e tutti e noi torniamo.